Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per l'inverno 2024. Ok. Capricorno, abbiamo gli amanti. Wow. Allora, innanzitutto devo dire che ci sarà come una sorta di espansione del cuore con la carta degli amanti. Si tratta del quarto chakra, quindi parla di amore incondizionato. Parla anche di una relazione che potrebbe nascere o fa riferimento ad una scelta da dover effettuare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui. E poi in descrizione ci sono anche i link dei video dei corsi del 2024. Il primo, quello di Tarocchi, il corso di Tarocchi, parte a gennaio. Quindi se siete interessati vi invito a curiosare. Allora, adesso andiamo a vedere un po' l'energia generale e carta per carta. Alla fine della lettura andremo a vedere occupati, disoccupati, single. Ragazzi, partiamo con un 6 di spade, un 3 di pentacoli, il diavolo, un 4 di bastoni, un re di spade, un 10 di spade e un 9 di pentacoli, non male. Ok, l'unica cosa che preoccupa un pochettino forse è questo diavolo, adesso andiamo a vederli. Allora, partiamo da questo 6 di spade, qui c'è da staccarsi da certe credenze limitanti, da certi problemi familiari, da certe questioni spinose che ormai stanno logorando. Per qualcuno si tratta di staccarsi da qualche tipo di attitudine. Ho come la sensazione che vi dobbiate togliere dal posto dove siete adesso perché non siete apprezzati, non venite apprezzati. Abbiamo anche questo 3 di pentacoli e il diavolo. E ho come l'idea che ci sia qualche cosa che è un po'... Allora, il diavolo può fare riferimento a tante cose, adesso poi con i mini tarocchi lo andiamo a vedere nello specifico, però essendoci gli amanti, qui potrebbero essere delle tentazioni. Per qualcuno si può trattare di tentazioni, diciamo, illecite, ok? Quindi magari con persone sposate. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 6 di spade, abbiamo un 3 di bastoni, 3 di bastoni, 5 di coppe, la sacerdotessa e un fante di bastoni. È come se avessi bisogno di allontanarvi, ripeto, o da un posto o da certe idee, perché quello stare in quella situazione vi rende un po' stagnanti. Invece voi avete bisogno di guardare al futuro, avete bisogno di ritrovare un pochettino l'entusiasmo per andare avanti, per fare dei progetti, per... sì, qualcuno proprio per studiare. Come la sensazione che ci sia questa voglia di ricominciare a studiare. O informarsi su temi nuovi, perlomeno. Io quando parlo di studiare non intendo l'università con il pezzo di carta, eh. Lo studio può anche essere fatto in modo privato, semplicemente leggendo per conto proprio, studiando su dei libri per conto proprio. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un 9 di spade e un 8 di pentacoli. Qui è come se ci fosse qualcuno in quest'inverno che sarà preoccupato per la propria quotidianità, preoccupato per come svolgere il lavoro, per come gestire la giornata, ce la farò a fare tutto. Probabilmente sarete presi
da tante cose, ma soprattutto è una questione a livello mentale più che fisica. Cioè è come se ci fossero tante cose che vi girano per la testa. Andiamo a vedere il diavolo. 7 di bastoni. Appeso. E 4 di spade. Mm. Allora ragazzi, ho come la sensazione che questa zona della lettura sarà un po' la prova di quest'inverno. Abbiamo il diavolo come vi dicevo parla di tentazioni. Il punto qual è? Che qui avete un 7 di bastoni, che è una carta che ci dice che qualcuno si sta difendendo con l'appeso, è come se stesse osservando quello che succede intorno, però il 4 di spade al contrario mi dice che in qualche modo ancora avete bisogno di purgare certe questioni legate al passato. Qui avete anche un 9 di spade. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Perché il 4 di bastoni, ragazzi, è una carta che parla di stabilità, è una carta che parla di famiglia, è una carta che parla anche di contratti, di anime gemelle. Allora abbiamo il sole e la luna. Wow! Il sole e la luna, polarità negativa, polarità positiva, ok? Quindi abbiamo yin e yang come energie, sono proprio lui e lei, i rappresentanti, il sole e la luna dell'uomo e della donna. E qui ho come l'idea che effettivamente ci sarà una sorta di stabilità. Ho come l'idea, vedendo le carte un pochettino così, che sarà molto forte, diciamo, il vostro lato, uomini o donne che siate, il vostro lato femminile, ovvero il lato ricettivo, il lato creativo, il lato di apertura nei confronti degli altri. Andiamo a vedere il re di spade. Eremita. E 7 di pentacoli. Allora ragazzi, devo dire che qui è un po' come se vi dicessero che il tempo della solitudine è finito, il tempo dell'attesa è finito. Questo re di spade per qualcuno potrebbe rappresentare una persona, diciamo intorno a voi, adesso poi arriverò ai single. Andiamo a vedere questo 10 di spade. Voilà, la comunicazione che arriva, ragazzi. Guardate! Avete sia l'otto di bastoni, che è una carta di novità, e il giudizio è una carta proprio di chiamata. Devo dirvi che arriverà una telefonata che vi porterà a questo 9 di pentacoli, a questo appagamento. 9 di pentacoli fa anche riferimento a dell'eredità, quindi magari può essere che per qualcuno arrivino dei soldi inaspettati, arrivino dei premi. Però è un bel 10 di spade, è la fine della sofferenza durante quest'inverno, ok? Bellissimo ragazzi, veramente stupendo devo dire. E ho come la sensazione che potrebbe essere un inverno caldo con questo diavolo, tanta passione, tante tentazioni anche come vi dicevo. Però guardate in questo mazzo nello specifico come viene raffigurato, molto interessante. Perché c'è comunque l'amore, il fuoco della passione, la rosa che nasce, ma poi qua è pieno di spine, è un amore che fa male. Ok, allora andiamo a vedere un koan. Ah no, scusate ragazzi, non vi ho detto niente di tutto quello che dovevo dirvi, cioè singoli, quelle cose lì. Allora, partiamo da chi è in coppia. Devo dire che per chi è in coppia ci sarà una sorta di cambio a livello di dinamicità della coppia. È come se doveste tirare un pochettino fuori le unghie, mi viene da dire, non tanto per discutere con l'altro, ma per collaborare con l'altro. Ho come questa sensazione che, insomma, ci sia bisogno di uno scambio, ecco.
Se siete single, ve l'ho già detto, qui un inverno molto caldo, soprattutto con una persona in particolare ehm, potrebbe esserci questo sviluppo, diciamo così. Allora, considerato che c'è il diavolo e che è la vostra carta, potrebbe essere un altro Capricorno o potrebbe essere un Gemelli. Vabbè, adesso quello dei segni prendetelo con le pinze, a me non piace neanche tanto dirlo. Comunque, devo dire appunto che per quello che riguarda i single ci saranno parecchi corteggiatori, ragazzi, vi sento proprio tipo al centro dell'attenzione, ho come questa sensazione. Se siete in coppia, appunto, ci sarà qualche cambio nella quotidianità, può essere che uno dei due abbia come un piccolo stand-by a livello di lavoro, e che quindi ci sia bisogno appunto di creare una sorta di alleanza, di affiatamento tra i due. Per quello che riguarda, i vostri obiettivi, diciamo così, io qui ho la sensazione che dobbiate puntare in avanti. È come se avessi bisogno di cercare qualche cosa che vi appaga. Ma c'è tutta questa pulizia da dover fare con questo 6 di spade. Tenete presente che avete anche la sacerdotessa e quindi potrebbe anche essere che qualcuno durante quest'inverno inizi un percorso con qualche sacerdotessa, mi viene da dire, e quindi potrebbe essere un percorso di psicoterapia, non solo psicologia, cioè è psicologia e altre cose, diciamo così, no? Perché la psicologia è solo mente, ok? Mentre noi siamo fatti di mente, cuore, mente, corpo e spirito, quindi bisogna curare tutte e tre le parti se si vuole guarire veramente, perché qui vi ricordo che avete comunque il 4 di spade al contrario e che c'è bisogno di una certa guarigione. Per certi versi ho come la sensazione che dobbiate rinforzare il lato maschile, uomini e donne che siate, cioè il lato diciamo dell'azione, del fare, del decidere, prendo e vado e boom, quello è il programma e faccio. Va bene. Per quello che riguarda il lavoro, allora ragazzi, qua devo dire, se siete disoccupati potrebbero arrivare dei contratti, degli accordi, però fate attenzione perché potrebbero non essere del tutto chiari. Quindi avete anche il re di spade, mettete tutto per iscritto, controllate tutto nei minimi dettagli, cercate di leggere anche le cose più piccole in modo che non ci siano risvolti della medaglia e quando dovete firmare e magari anche impostare un contratto, ehm, fatelo come se fosse una partita a scacchi, cioè pensate, se questo non dovesse andare bene, come sono tutelato io e come è tutelato l'altro? Se quell'altra cosa non dovesse andare bene, come si tutela l'altro e come mi tutelo io? Cioè deve essere una cosa paritaria. Però comunque bene, nel senso, nuovi accordi, nuovi contratti, sia stabilità a livello lavorativo. Cioè, scusate, sì, se siete disoccupati arriva. Se siete occupati c'è stabilità a livello lavorativo, ok? Ehm, allora, fate attenzione a non fare voli, soprattutto se siete autonomi, a non fare voli pindalici, perché ho come la sensazione che vi manchi qualche dato per riuscire a creare eventualmente un nuovo progetto a cui state lavorando, a cui state pensando. Allora, per quello che riguarda il denaro, è ora di, ragazzi, prendersi la responsabilità di iniziare a gestire questo denaro. Dovete essere molto oculati in questo periodo invernale, non perché veda perdite, ma perché semplicemente fa parte di questo lavoro qui del 6 di spade di iniziare a occuparsi di se stessi a 360 gradi. Come vi dicevo, è la parte maschile che va rinforzata, la parte maschile dà un ordine, struttura, dà regole ed lo vediamo qui. È ora di iniziare ad occuparsi delle proprie cose a 360 gradi, di non essere magari sempre lì ad aspettare che sia l'altro o qualcun altro, magari il commercialista, a metterci a posto le cose. Dobbiamo essere autonomi in questo senso. Non che dobbiamo metterci noi a fare la dichiarazione dei redditi del commercialista, ma avere chiaro in testa qual è la situazione dell'azienda senza che sia il commercialista a fare l'analisi di bilancio, per esempio. Poi, allora, devo dire che questo gruppo di carte
mi piace molto perché qui ci sono comunicazioni che arrivano, novità. Per qualcuno, ragazzi, qui abbiamo sia il giudizio che la luna. Per qualcuno ci potrebbe essere una nuova occasione, magari anche lavorativa, perché qui comunque abbiamo un 9 di denari, può essere un premio, dei soldi che ci restituiscono alla fine dopo tanto tempo, può anche essere questo. Diciamo che il 9 di denari parla di soldi in gruppo, una quantità di soldi che arrivano. Mm. Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un koan, vediamo di darvi ancora qualche messaggio su cui meditare. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Qui avete la luna che parla di zone d'ombra. Ma fate pulizia, ragazzi. Guardate, secondo me queste zone d'ombra verranno fuori. Grazie al re di spade. C'è un qualche settore, un qualche... Ve lo metto qua così potete fare lo screenshot. Un qualche settore, qualche lato, o può anche semplicemente essere questo 6 di spade, perché sono i pensieri che limitano in effetti. Quindi è come essere in una mentalità di carenza, poi chiedersi, ma perché sono senza soldi? Ipotesi. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Vivere in una mentalità di carenza vuol dire scegliere, fare le nostre azioni quotidiane sempre in funzione del fatto se resto senza soldi o non ho soldi. Vi ho fatto un esempio per farvi capire. Allora, andiamo a vedere, grazie, ascensione, wow! La vostra anima si sta evolvendo ad alti stati di coscienza. Ragazzi, qui avete sia il giudizio che la sacerdotessa, quindi è un po' come se ci fosse questo processo in atto. E vi dicono anche che siete pronti per questo, quindi è come se fosse giunto il momento con questo 10 di spade e anche la carta degli amanti di chiudere un capitolo della vostra vita e di iniziarne un altro, ma più da un punto di vista spirituale di dinamica di vita che non proprio in qualche settore specifico. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere con un commento, insomma, se la lettura vi ha risuonato, se è stata utile, se vi ha dato degli spunti di riflessione, potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!